tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno della fascia trading. Vi accompagneremo fino all'1 di questa mattina nel fantastico mondo della finanza operativa al 100. Federico Izzi, nostro trader in collegamento Skype. Buongiorno Federico. Buongiorno Emerick, buongiorno ai telespettatori. Allora Federico, oggi siamo partiti scoppiettanti e dunque dimmi come vedi i mercati in questo periodo. Cominciamo dal medio periodo per poi andare un po' più nel breve. Federico. Bene, i mercati ieri ci hanno dato una giornata così come non avveniva da molto tempo, in particolare per quelli statunitensi, quelli americani. L'S&P 500 viola la prima striscia positiva dei record, ci sta abituando appunto a segnare dei record storici su base sia giornaliera che anche intraday e dopo 62 giorni di rialzo l'S&P 500 segna un ribasso superiore all'1%. Erano esattamente 62 giorni che l'S&P 500 non conosceva, appunto, non toccava un ribasso così importante. Allora, questo cosa sta a significare? Che è finito il periodo di rialzo? C'è qualche battuta d'arresto o è fisiologico per poi ripartire? Federico, secondo la tua visione? Secondo appunto la mia analisi c'è da scindere analisi dai mercati statunitensi e quelli europei. Okay. Gli statunitensi naturalmente, in particolare l'S&P 500, manco come il Dow Jones, ma anche il Nasdaq, ma quello che io mi concentrerei molto è l'S&P 500, è ancora indubbiamente su un trend decisamente rialzista. Quello che io sto notando però è che già da circa 2 settimane, dagli inizi del mese di luglio, l'S&P 500 trova fatica nella violazione della resistenza a 1975 e 1980, questi livelli tra future e indice. Sì. Il ribasso naturalmente di ieri non è allarmante sull'S&P 500, mentre invece se noi andiamo ad analizzare quelli che sono i movimenti sui mercati azionari europei, notiamo che invece la tendenza ribassista è già in atto su tutti i mercati, su tutti gli indici europei, tranne il DAX. Il DAX è quello che riesce a seguire la striscia positiva dei mercati statunitensi, però in Europa già in atto una tendenza ribassista, non è allarmante ma è decisamente da prendere con attenzione e con cautela per le posizioni che naturalmente uno ancora ha in atto al rialzo. Allora, Federico, mi hai mandato un paio di grafici e stavo dando un'occhiata anche al VIX, guarda, molto basso. Tu ad esempio mi dici che il VIX ha segnato un minimo inferiore il giorno 3 di luglio, andando sempre più vicino ai livelli del 2007, giusto? Esatto. Nel precedente collegamento di fine giugno, Emerick, io mi ero molto concentrato sul VIX. Il VIX già segnava un minimo alla fine di giugno, un minimo che addirittura è stato aggiornato al ribasso esattamente nella giornata del 3 di luglio, il giorno prima appunto dell'Independence Day. Il giorno 3 luglio è stato segnato il minimo più basso degli ultimi anni, addirittura ancora più vicino al minimo del 2007. Questo naturalmente, come dicevo già la scorsa volta, non è da prendere in considerazione riguardo posizioni ribassiste, perché nel 2007 l'indice VIX ha segnato il suo minimo 6-7 mesi prima del top invece da parte dei prezzi dell'S&P. Però è indubbiamente un ulteriore segnale che deve portare cautela per quanto riguarda appunto le posizioni rialziste. E proprio il 3 luglio è stato aggiornato. Nella giornata di ieri l'indice VIX è tornato su un livello che non vedevamo addirittura da aprile, esattamente a 14. E ricordo che ad aprile è stato segnato un livello di 17 e sopra 15 inizia l'indice VIX già a dare un segnale di paura. Infatti l'indice VIX è indubbiamente un indice che viene riconosciuto da parte dei trader come l'indice della paura. Aumenta quando inizia ad aumentare la volatilità e come sappiamo la volatilità inizia ad aumentare quando appunto ci sono normalmente le escursioni a ribasso. Allora, tutto questo per dirmi che cosa, Federico?
confermare che i mercati con molta probabilità sono su dei livelli di massimo. Questi livelli di massimo, ripeto per l'ennesima volta, non sono da prendere come un indizio per aprire le posizioni ribassiste, perché su tutti i mercati, compreso appunto l'S&P 500, così come l'Eurostoxx e il DAX, siamo ancora lontani, abbastanza lontani anzi, circa il 5%, il 4-5% sull'Eurostoxx e il DAX, da dei supporti importanti. Però c'è da notare che l'Eurostoxx dai massimi di giugno, con il minimo appunto del 10 di luglio, ha segnato un ribasso di circa il 5%. L'S&P 500 con ieri un ribasso minimo dell'1%, il FTSE MIB, il nostro indice, c'è da considerarlo perché dai massimi di inizio di metà di giugno ha perso il 10%. Il nostro indice in questo momento è quello che segna la maggiore debolezza per quanto riguarda l'Europa. Perciò sono dei livelli che comunque c'è da prendere con molta attenzione, da osservare con molta attenzione. Segnali da non lasciare andare, da vedere questi. Assolutamente, io anzi proprenderei in questo periodo per iniziare a prendere profitto, anche considerato che siamo oramai in stagione estiva, i volumi vanno a diminuire. Ieri naturalmente c'è stata un'esplosione, ma quando ci sono degli accadimenti così importanti inizia la paura, la chiusura delle posizioni. Certo. C'è stata un'esplosione dei volumi ieri, nella giornata di ieri, però già siamo in un periodo estivo, i volumi vanno a diminuire, la volatilità di conseguenza può andare ad aumentare, ad accentuare i movimenti sia a rialzo che a ribasso. Però indubbiamente siamo in una fase molto delicata che io osserverei con molta attenzione anche durante le prossime settimane. Ho capito. Va bene, dai Federico, allora magari ci sentiremo nelle prossime settimane, così vediamo se comincia questa fase ribassista che sembra essere in arrivo in base ai segnali che tu hai detto, ma non solo in base ai tuoi segnali, insomma molti fattori starebbero a indicare questo. Vedremo Federico, dai. Va bene Emerick, grazie mille. Ciao Federico Izzi. Buona giornata a tutti, alla prossima.